Ciao cari spettatori, adesso vi mostrerò come si fa il caffè. Innanzitutto laviamo la piastra induzione che useremo. Bagnate un angolo dello straccio, pulite la piastra a induzione con quell'angolo bagnato, possibilmente senza bagnare il resto dello straccio. Si può fare anche con una mano sola se volete. Sarebbe meglio in un'unica direzione, se volete potete fare anche in entrambe direzioni, se no fate con due mani, anche per esempio nei punti in cui è più crostoloso, vedete? Ok? Dopo piegate l'angolo, per questo solo un angolo, si può piegare, lo ripiegate, ripiegate, asciugate il bagnato. Se non basta lo straccio, questo qui, va bene, basta anche usare un altro straccio qualunque. Ovviamente io uso questo straccio, potete usare qualsiasi altro tipo di straccio. Vedete, dopo il primo utilizzo lo buttate, ok, a lavare. Iniziamo a preparare il caffè. Intanto, se qualcuno di voi sa questo qua a cosa serve, lo scriva nei commenti, se sapeva già, o se non lo sapeva mi può dire no, io non lo sapevo, sempre nei commenti. Allora, questo serve per indicare fino a dove deve arrivare l'acqua. Quindi voi riempite questa qui fino a dove c'è il pallino, esattamente. Poi l'appoggiate su un posto asciutto sotto, così si asciuga, possibilmente su uno straccio. Mettete questo sopra. Poi prendiamo il caffè, questo qui, vedete? Apriamo, se avete già il cucchiaino dentro, bene, se no andate a prenderlo nel cassetto. Prendete un po' di caffè, non troppo da gocciolare troppo in giro. Consigliato avere sempre sotto una straccia sia per il bagnato sia perché se cade un po' di caffè o tutto il resto. Cosa che molti non sanno, non bisogna mai compattare il caffè col cucchiaino perché dopo rischia di non passare bene l'acqua dentro nel filtro, ok? Al massimo 2 pacchettine, perciò per delimitare la fuoriuscita. Poi mettete questo sulla caffettiera o come si dice in cristino, cogoma, chiudete, poi mettete sulla piastra a induzione grande questo. Se volete con il latte mettete sul grande, se volete senza mettete sul piccolo, ok? Prendete un pentolino che io ovviamente ho già preso prima in anticipo, l'ho messo qui di lato. Io ovviamente, come dicevo, ce l'ho qui di lato, lo avvicino, ci verso dentro il latte che ho qui in frigorifero, prendo il latte, poi verso il latte, ovviamente il latte scegliete voi che marca, tutto. Ok, passate il latte, chiudete, vuoto, ok, quindi prendete la piastra a induzione, l'accendete, vabbè questo passaggio lo sapete già, selezionate quale volete e selezionate, diciamo, per una piastra media di induzione di casa tra il 6 e l'8. Quando sentite questo rumore di fischiettio, questo buon aroma, controllate, aprite e guardate il caffè che esce un po' sbadato su queste cose, ma che esce giù dalla caffettiera. Vedete? Pian piano esce, pulisco un po' perché c'è il vapore.
ok, non perché si è sporcata la telecamera. Arriverà circa a livello del bocchetto, un paio di millimetri sotto circa. Quando è pronto, ecco qua il caffè che è pronto quasi, e ci sono quelle due macchioline biancastre perché come vedete si crea questa tipo pellicola sopra che viene via da sola quando che si fa scorrere fuori il caffè. Meglio chiudere perché adesso mi sta scoppiettando addosso e sulla telecamera. Quando sentite questo rumore ancora più forte, vedete questo bel fumetto che esce, si sente a non toccare come ho fatto io adesso di scottarvi, e vi ho sporcato anche tutte le piastre facendo così. Questo caffè adesso in pratica è quasi pronto. Quando vedete che il caffè diventa di questo colore, non esce più, il latte è anche praticamente pronto, premete off, spegnete la piastra, poi prendete un bicchiere da dove che voi avete i bicchieri. Io prendo questo bello trasparente perché così vediamo tutti il caffè. Lo appoggiate qui, avvicinate la caffettiera, versate il caffè, poi appoggiate qui la caffettiera e versate anche il latte se volete, se no lo lasciate così, ok? Se volete soltanto caffè nero potete versare soltanto il caffè. Visto? Guardate che bel caffè. Visto? Questo è un bellissimo caffè fatto in modo ultra professionale. Adesso la pulizia alla fine, la parte peggiore vista da molte persone. Spostate il latte. Cosa ci siamo dimenticati? Lo zucchero. Prendiamo lo zucchero, che certi vogliono e certi no. Versiamo lo zucchero dentro, mettiamogli la carta, poi mettiamo tutto, prendiamo questo sgrassatore universale, poi prendiamo lo straccio, non serve inumidirlo, basta che usiamo questo come straccio normale senza inumidirlo, perché soprattutto finché è ancora calda la piastra approfittiamo del calore per sgrassare più facilmente. Sgrassate bene anche i comandi, ok? Poi fate bene tutti gli angoli, soprattutto quello dove avete appena cucinato. Poi girate, asciugate, girate di nuovo. Chi vuole fa anche aggiungendo un po' di acqua su un altro straccio nuovo e poi pulendo di nuovo, e così si fa il doppio del lavoro per niente, ma vabbè, va bene anche così. E qui quindi abbiamo il nostro bel caffè nero, tutto bello, rimasto pulito come prima, bello ciccante e lustrante, cicobo. Basta chiudere questo con così, o come avete voi il barattolo, lo mettete al suo posto, cucchiaino potete buttarlo a lavare, il caffè potete berlo ovviamente o buttarlo nel lavandino come farò io, essendo che è solo per un video. Qua c'è il latte che vuole aggiungerlo,
questo che andrà buttato via, e questo bisogna pulirlo. Questo potete usare un guanto per spostarlo, per metterlo dentro come volete, o usate un pentolino con la bocchetta come quello per caldarlo, e quindi io direi che qui è finita, perché abbiamo il nostro bellissimo caffè con il latte. Se volete mettete il latte, c'è il zucchero, c'è tutto quello che volete. Ciao e alla prossima.